Anche questa, esatto. Ma la maggior parte sono tutte appoggiate al muretto perimetrale. Asilo. È un asilo, è un posto di... Magari c'era un asilo qua vicino. Oppure considerarlo asilo... Qui c'era un asilo. Qui c'era un asilo. Beh, No, sì, Ah, ci sarà ok. stato di sicuro. dove siamo qua? In che posto siamo qui? Antico. Sì. È un posto antico. Molto Altro che, Sì, altro che antico. è un posto antichissimo, è vero? Sì. Ciao amici, benvenuti sul canale e benvenuti nel video del doppio ispezione. Allora, come sempre, le sorprese sono le cose migliori che ci possiamo fare e vi possiamo fare, perché dovevamo andare, come abbiamo detto in presentazione, in altri lochi, No. si può dire? No. In altri luoghi, ecco, No. in altri luoghi, e invece poi siamo andati Caso altrove. voluto sì che ci trovassimo da altre parti. Sì. Scusate l'aspetto, ma sono sofferente. E quindi ecco, questi posti inaspettati poi ti riservano sempre comunque sorprese assolutamente incredibili. Tra l'altro avete visto lunedì, vi abbiamo lasciato sia all'inizio del video sia durante il video stesso Guarda che ballonzola la telecamera. Sì, se fa niente. vedete che fa così Vi abbiamo lasciato appunto sia all'inizio del video sia durante il video delle didascalie di seguire con attenzione quella che era poi l'analisi del giovedì, Sì, perché sì. mai come in questi casi insomma serve seguirla per poter capire il contesto dell'indagine Sì, stessa. perché insomma. noi stessi al momento avevamo seguito una logica che poi si è rivelata altra e Sì. non abbiamo saputo interpretare nella maniera corretta quelle che sono state le parole che sono uscite dal generatore di parole e dal libro, anche se il libro è stato usato poco. Sono state parole che sul momento sì, le abbiamo indirizzate, soprattutto grazie all'aiuto di Simona, che comunque è conoscitrice di quel territorio in generale. Sì. E che ha indirizzato un po' il discorso sulla guerra, insomma, quando è uscita quella parola fuoco. Lei lo ha considerato il fuoco nemico, mentre io in quel momento ho detto è stato forse colpa di un incendio, perché subito così. Poi sono uscite tante altre parole che invece a posteriori abbiamo collegato proprio ad un discorso di guerra. Sì. Ora abbiamo saputo, questo grazie anche all'approfondimento di Simona, che in quella zona, ora noi non abbiamo specificato e non specificheremo il posto perché un po' per preservarli, insomma, ma anche perché nella zona è ancora viva, è ancora vivo quello che è successo. È successo un grosso fatto durante il periodo dei partigiani, dei fascisti, insomma è successo qualcosa di grave, esatto, che ad oggi porta ancora molte famiglie a non parlarsi. Esatto, ci sono i segni, ci sono ancora, per cui rimaniamo un attimino un po' sul vago in quel senso, esatto. Però cosa è successo? Quella zona, quel paesino dove noi ci siamo trovati, che noi abbiamo attraversato, che poi ci ha rivelato questo cimitero, è stato a suo tempo un luogo in cui erano stati messi in prigione dei partigiani e che ne hanno subite di ogni. Un paesino dove nell'asilo, e la prima parola che è uscita dal generatore di parole è stata asilo. Nell'asilo ci si riuniva per pregare, perché non c'era in quel momento storico, non c'era una parrocchia, non c'era una chiesa, per cui quell'asilo, la scuola, veniva utilizzata per questo. C'è stata una rappresaglia al contrario, perché poi i partigiani si sono vendicati e
c'è stato insomma un eccidio, dove i prigionieri vennero trasferiti in quei posti, spogliati dei loro vestiti, ed è uscita la parola vestiti dal generatore di parole, e trasportati a dorso di buoi ed asini, e generatore. No, dai buoi è uscito dal libro. Giusto, Buoi sì. è uscito dal libro. E quando Simona a un certo punto ha detto sono stati fatti, cioè sono avvenuti dei fatti forti di guerra, dal libro è uscita memoria. Insomma, a conti fatti, quelle parole avevano un senso. Avevano un senso, certamente tutte, persino i nomi, perché in un elenco di un testo che Simona ha recuperato, che ha raccontato questa storia, dove si racconta questo fatto avvenuto, una cosa in specifica è successo a un certo signor Carlo. Adesso non ricordo bene, chiedo venia, non ho studiato io, chiedo venia, per cui i nomi sia Carlo che Umberto sono questa volta azzeccati, e insieme a tutta una serie di altre parole che sono uscite, come morte bianca, come appunto bianca, morte bianca, martello, il nonno, sono debole, sto camminando. Vi ricordo che ci ha fatto avvicinare all'entrata, e quando siamo stati là sono vicino, insomma ero ferito. Alla fine tutto il discorso è quadrato fino ad arrivare alla fine, quando dice mi chiamo Walter, sepolto e sono morto proprio qui. Insomma, c'è stata a posteriori una rivelazione che ci ha un po' sconvolto, nel senso che le cose sono combaciate e praticamente tutte sono combaciate, una parte, come spesso succede mediante questi generatori o i libri eccetera, proprio quasi tutto, sono il 99% combaciato. E la sensazione, allora io ho percepito una sensazione di pace, al di là di tutto una sensazione di pace, ma nello stesso tempo anche di malinconia. No, di come dire, erano un po' scocciati. Perché sono successe 2 o 3 episodi in cui proprio le parole uscite, vai via, quando io stavo camminando a un certo punto ho detto chiediamo scusa perché probabilmente stiamo camminando sopra delle sepolture, cos'è che ha detto, spostati di qui, comunque era quasi intimidatorio. Esatto, per cui insomma è stato un attimino un momento un po' particolare, anche un po' come dire da far venire il sorriso, certo, però verso la fine dell'indagine sembrava quasi che non ci volevano lì, dovevamo andare via. Poi la cosa particolare, ragazzi, è che noi non abbiamo assolutamente notato, e l'avete visto, se no ci saremmo comunque perlomeno fatti una domanda, ma che ho notato io, e come dico tutte le sante volte le cose poi si vedono quando si montano i video, sono quelle 2 luci che erano praticamente posizionate all'uscita del cimitero, ed erano 2 luci che uno potrebbe dire sì, può essere un gatto, verissimo, ma erano in verticale, o era un gatto messo così, esatto. Però quello è strano, ragazzi, anche perché non le avevamo mai viste queste luci. No, proprio queste 2 luci non le abbiamo notate. Non le abbiamo notate. Non le abbiamo proprio notate io quando montavo il video, quindi questa cosa è particolarmente strana, e effettivamente è una che si somma a tante altre. Poi i rumori sono comunque i rumori del bosco, la foglia, non so se l'avete vista, io a un certo punto ho cercato di avvicinarmi, poi contemporaneamente si era illuminato il K2, per cui mi sono girata, insomma c'è stato un momentino di... E poi anche lo stesso K2 che ha brillato sempre in quel punto lì delle lapidi, dove c'erano le lapidi ancora piantate, perché avete visto, insomma la maggior parte erano contro il perimetro del muro, insomma mentre invece quelle 3 lapidi lì erano ancora lì.
e lì si è illuminato, Sì. proprio, si è illuminato il K2 ed è lì che la situazione si è resa quasi un po', passatemi il termine, ridicola, quando sembrava quasi che non volesse che noi stessimo lì, Sì. insomma. Altra cosa strana, ragazzi, strana, è spiegabilissima, anzi quasi quasi mi viene da dire che è stata effettivamente colpa mia. Io pensavo di averlo scritto sulla timeline del video, insomma, affinché voi lo potevate leggere, ma non l'ho fatto, evidentemente mi sono scordato. E allora si è sentito un sospiro molto ok. forte all'inizio. Allora considerate che avevo raffreddore io quel giorno, quindi è probabile che il fatto che avessi un fiato magari diverso, un Sì, po' un pesante, respiro un po' più scusate. affannoso, Ecco, sì. magari sono stato io, anche perché poi ne ho sentito un altro e arrivava da molto vicino ai microfoni, quindi probabilmente sono stato io. E Può quindi capitare. beh sì, può capitare, oltretutto, e poi avevo anche starnutito, mi ero Sì, soffiato il sì, naso, sì. insomma eravamo in una situazione, faceva un freddo cane quel Sì, giorno no, lì. no, era una bellissima giornata, Sì, ma però faceva era freddo. fredda, quindi sono proprio i primi freddi di questa stagione, quindi insomma per quello che riguarda appunto il mio sospiro, probabilmente era il mio e non quello di un fantasma, insomma, ecco. Assolutamente. Va bene, Niente, è devi aggiungere stata, altro? ma è che è stata una bella indagine, di quelle che non ti aspetti, nel No? senso che trovi un posto speciale, perché comunque lo Ah, beh, è di sicuro. un cimitero abbandonato, poi veramente Bellissimo, bellissimo, tra l'altro, piccolo, bellissimo, e tutto in che pendenza. sì, e che fai fatica a notare, perché Sì. non è stato facile addocchiarlo. Simone ha avuto un occhio veramente pazzesco, e che ci ha dato risultati, anche se sul momento non siamo riusciti ad interpretarli no. nella maniera giusta. Poi ovviamente andando a vedere, andando a ricercare, è saltata fuori questa storia, che è storia, Sì, che è storia, leggermente. e che insomma ti fa dire, caspita, forse le risposte date avevano e hanno un senso. E hanno un Infatti. senso. Va bene, Niente. ragazzi, allora se il video vi è piaciuto, questo ma soprattutto quello di lunedì, lasciate un like, condividete il video, parlate bene o male, basta che ne parlate, e alla prossima avventura. Ciao. Ciao.